Nel bel mezzo di una foto di gruppo alla festa di compleanno di mia moglie, lei mi ha guardato con disprezzo e ha detto: "Spostati dalla foto. La tua faccia rovina l'estetica." Sono uscito dall'inquadratura e ho continuato a camminare. Sono salito in macchina e sono andato via senza voltarmi indietro. Più tardi quella sera, una sua amica mi ha scritto: "Sta ancora piangendo." Ma quello che mia moglie non sapeva era che da mesi stavo pianificando la mia uscita. E quello che è successo dopo ha completamente distrutto la vita perfetta che credeva di aver costruito. Mi chiamo Carter Reynolds. Ho 41 anni e fino a 8 mesi fa pensavo di avere un matrimonio decente. Non perfetto, ma decente. Gestisco una società di successo nel settore immobiliare commerciale a Denver, un tipo di lavoro che richiede lunghe ore e un'attenzione costante ai dettagli. Mia moglie, Vanessa, ha 38 anni, lavora come direttrice creativa in un'agenzia di marketing boutique ed è sempre stata ossessionata dalle apparenze. Come apparivano le cose, come apparivamo noi, come la nostra vita appariva a chi ci guardava. Eravamo sposati da 13 anni, senza figli per scelta. Vanessa diceva che i bambini avrebbero interferito con la sua carriera. E, onestamente, ero sollevato. Avevo visto abbastanza amici intrappolati in matrimoni infelici che restavano insieme solo per i figli. Almeno io e Vanessa avevamo la libertà di andarcene se le cose fossero andate male. Non avrei mai immaginato quanto male sarebbero effettivamente andate. La festa di compleanno si teneva da Nolla, un ristorante alla moda sul tetto nel centro città, dove i cocktail costano $18 e le porzioni sono pensate più per Instagram che per il vero appetito. Vanessa l'aveva pianificata per settimane, ossessionandosi su ogni dettaglio, la lista degli invitati, le decorazioni, il fotografo che aveva ingaggiato per catturare momenti spontanei da mostrare sui social. Avevo offerto il mio aiuto, ma Vanessa mi aveva sempre mandato via con un gesto. "Vieni e non farmi fare brutta figura" era la sua frase esatta. Avrei dovuto capire subito che quella serata non sarebbe finita bene. La festa è iniziata alle 7. Sono arrivato alle 6:45. Indossando l'abito blu scuro che Vanessa aveva scelto per me la settimana prima. Mi aveva fatto provare 4 opzioni diverse, criticandole come se fosse una giurata a una sfilata di moda, non una moglie che aiutava il marito a vestirsi per la sua festa. Quando sono entrato, Vanessa quasi non mi ha notato. Era troppo impegnata a dirigere il fotografo, un ragazzo sui 20 anni di nome Trevor, che la chiamava Lv, come se fossero vecchi amici. Si era posizionata vicino alla ringhiera, dove le luci della città creavano lo sfondo perfetto. Il suo vestito color bordeaux catturava i raggi del sole al tramonto, l'ora d'oro che stava appena iniziando a calare. "Carter, sei qui", ha detto quando finalmente mi ha visto, con un tono piatto. "Cerca di socializzare. Non stare lì a fare la figura dello sfigato." Ho preso un drink al bar e ho cercato di parlare con persone che conoscevo appena. Gli amici di lavoro di Vanessa, la maggior parte dei quali mi trattava come un mobile. Un mobile costoso che si abbinava all'arredamento, ma senza alcuno scopo reale. La sua migliore amica, Lauren, mi ha sorriso con compassione quando mi ha visto solo vicino al tavolo degli antipasti. "Come stai reggendo?" ha chiesto piano. "Bene", ho mentito. "Cerco solo di non dare fastidio." L'espressione di Lauren lasciava intendere che sapeva più di quanto dicesse. Ma prima che potesse rispondere, la voce di Vanessa ha tagliato la musica e le conversazioni. "Ragazzi, foto di gruppo", ha annunciato, facendo cenno alla gente di radunarsi nel punto designato. "Trevor la farà prima che cambi la luce." Mi sono mosso verso il gruppo, posizionandomi naturalmente al margine, dove di solito stavo in queste occasioni. Vanessa aveva un'estetica precisa da mantenere sui social, pulita, curata, aspirazionale. Nel corso degli anni avevo imparato che il mio ruolo nella sua narrazione visiva era minimo, presente ma non protagonista. Ma quella sera, anche una presenza minima era troppo. "Carter, che stai facendo?" ha chiesto con voce tagliente. L'ho guardata confuso. "Sto entrando nella foto." "Spostati", ha detto senza nemmeno abbassare la voce. "La tua faccia rovina l'estetica."
Quelle parole mi hanno colpito come un pugno. Intorno a noi, le conversazioni si sono spente. Le persone che ridevano pochi secondi prima sono rimaste in silenzio. Anche Trevor ha abbassato la macchina fotografica, visibilmente a disagio per quello che stava vedendo. Sono rimasto lì per forse 3 secondi, a elaborare quello che aveva appena detto. Poi qualcosa dentro di me è scattato. Non rabbia, non dolore, solo chiarezza. Una chiarezza cristallina su cosa fosse diventato il mio matrimonio. Sono uscito dall'inquadratura e ho continuato a camminare oltre il gruppo, che ora bisbigliava e si scambiava sguardi imbarazzati. Oltre il bar dove avevo lasciato il mio drink, oltre Lauren che ha allungato una mano verso di me senza dire nulla. Dritto verso l'ascensore. Il telefono ha iniziato a vibrare prima ancora che arrivassi alla macchina. Messaggi e chiamate a ripetizione. Non ho risposto a nulla. Ho acceso il motore, sono uscito dal parcheggio e ho guidato. Non verso casa. Non potevo tornare alla casa che avevo condiviso con Vanessa per 13 anni. Non quella notte. Sono andato in ufficio, sono entrato con la tessera e mi sono seduto al buio, guardando lo skyline di Denver attraverso le finestre dal pavimento al soffitto. Verso mezzanotte, il telefono ha vibrato con un messaggio di Lauren. Sta ancora piangendo. Dice che non intendeva quello che ha detto. Dovresti chiamarla. Ho fissato quel messaggio a lungo. Poi ho bloccato il numero di Vanessa e sono tornato a guardare le luci della città. Quello che Lauren, Vanessa e tutti gli altri alla festa non sapevano era che da 8 mesi stavo pianificando la mia uscita. Da quando avevo scoperto che l'ossessione di mia moglie per la perfezione estetica andava ben oltre i filtri di Instagram e l'organizzazione di feste di compleanno. Prima di continuare con quello che ho scoperto su Vanessa, voglio chiederti una cosa. Se questa storia ti sta toccando, se ti sei mai sentito invisibile nella tua relazione, premi il pulsante per iscriverti qui sotto. Lascia un commento raccontando un momento in cui hai capito di meritare di più. E schiaccia il like, perché questa storia sta per diventare molto più interessante. Fidati, vuoi restare per quello che succederà dopo. 8 mesi prima della festa, ero tornato a casa prima del previsto da un viaggio di lavoro. La riunione a Phoenix era stata cancellata all'ultimo minuto. Così, invece di fermarmi lì, avevo preso un volo anticipato e alle 8 di sera ero già a Denver, di giovedì. La casa era buia quando sono arrivato, strano perché la macchina di Vanessa c'era. Sono entrato piano, pensando che forse fosse andata a letto presto con un mal di testa, cosa che le capitava quando il lavoro la stressava troppo. Ma Vanessa non era a letto. Era nel mio studio, seduta alla mia scrivania, a frugare tra i fili del mio computer. «Che stai facendo?» ho chiesto dalla porta. È sobbalzata, letteralmente, portandosi la mano al petto. «Cavolo, Carter, mi hai spaventata. Sei sul mio computer, dovevo controllare una cosa per lavoro. Il mio portatile è scarico e non trovavo il caricabatterie. Stava già chiudendo le finestre, muovendosi troppo in fretta, con una spiegazione troppo preparata. Sono entrato nella stanza. Cosa cercavi? Solo un file per una presentazione a un cliente. Si è alzata, lisciandosi il vestito. Quando sei tornato? Circa 2 minuti fa. Mi sono seduto alla scrivania e ho aperto i file recenti. Lei aveva guardato i miei estratti conto, quelli personali che tenevo separati dal conto congiunto. Vanessa, perché guardavi i miei estratti conto? La sua espressione è passata da nervosa a difensiva. Perché mi stai nascondendo dei soldi? L'ho fissata. Ho un conto personale. L'ho sempre avuto. Anche tu ce l'hai. Non è nascondere soldi, è mantenere l'indipendenza finanziaria come avevamo concordato quando ci siamo sposati. Hai quasi $400.000 in quel conto, Carter. 400.000. E non me l'hai mai detto. I pezzi hanno iniziato a incastrarsi. È di questo che si tratta? Vuoi accedere ai miei risparmi personali? Siamo sposati. Quello che è tuo è mio. Abbiamo un accordo prematrimoniale, Vanessa.
Termini molto chiari sulla proprietà separata. Lei ha incrociato le braccia. Quel contratto ha 13 anni. Le cose cambiano. Che cose? Sto pensando di aprire la mia agenzia. Ho bisogno di capitale. Eccolo lì. Non preoccupata del nostro matrimonio o della nostra partnership finanziaria. Solo un'altra transazione nella costante ricerca di Vanessa di status e successo. Quanto ti serve? Ho chiesto, sapendo già che non le avrei dato un centesimo. Tutto. Ho bisogno di tutto per partire bene, per competere con le grandi agenzie. Ho riso. Davvero riso. Vuoi che ti dia $400.000 che ho messo da parte in 20 anni per aprire una società? Sono tua moglie, non la tua banca. Il volto di Vanessa si è indurito. Va bene, allora lo prenderò in un altro modo. È uscita dalla stanza e io sono rimasto lì a elaborare quello che era appena successo. Mia moglie aveva frugato tra le mie informazioni finanziarie private, progettando di chiedere soldi che non le spettavano, e sembrava davvero arrabbiata perché non glieli avessi dati senza discutere. È stato allora che ho cominciato a fare davvero attenzione. A guardare con occhi nuovi. Nelle settimane successive ho notato cose che prima, troppo occupato o troppo fiducioso, non avevo visto. Il telefono di Vanessa era sempre rivolto verso il basso. Aveva cominciato a mettere password su tutto, persino sul portatile che prima lasciava aperto sul tavolo della cucina. Aveva riunioni serali 3 o 4 volte a settimana, tornando a casa dopo le 10, con l'odore di vino costoso addosso e scuse su clienti difficili. Ma la vera conferma è arrivata dal mio socio in affari, Nathan, che conosceva Vanessa quasi da quanto la conoscevo io. Carter, devo dirti una cosa, disse Nathan un pomeriggio nel mio ufficio. Sembrava a disagio, continuava a spostare il peso da un piede all'altro. E odio essere portatore di cattive notizie, ma devi sapere. Che cos'è? Ho visto Vanessa martedì scorso da T-Merchants. Stava cenando con qualcuno. Merchants era un ristorante di lusso a Loto, il tipo di posto dove porti qualcuno che vuoi impressionare o con cui stai andando a letto. Con chi era? Nathan tirò fuori il telefono e mi mostrò una foto. Vanessa era seduta in un angolo con un uomo che non riconoscevo. Quarantenne, vestito con un abito costoso, quel tipo di sicurezza aziendale che solo soldi e successo sanno dare. Non si toccavano, ma il loro linguaggio del corpo era intimo, si inclinavano l'uno verso l'altra. La mano di Vanessa era sul tavolo, abbastanza vicina alla sua da poter essere casuale o voluta. Chi è? Blake Morrison, CEO di Morrison Digital. È una delle più grandi agenzie di marketing di Denver. Tutto tornò. Le riunioni serali, la nuova ossessione per il suo aspetto, l'improvviso interesse per i miei soldi. Vanessa non stava solo pensando di aprire la sua agenzia. Stava progettando di lasciarmi per qualcuno con più soldi, più status, più fascino estetico. Ringraziai Nathan e passai il mese successivo a raccogliere prove. Non per vendetta, ma per protezione. Conoscevo Vanessa, sapevo che avrebbe cercato di dipingermi come il cattivo, di inventare la storia del marito negligente che non supportava i suoi sogni. Avevo bisogno di prove di chi fosse davvero. Assunsi un investigatore privato, una donna di nome Rachel Torres, specializzata in casi domestici e molto raccomandata da un amico avvocato. Rachel era meticolosa. In 2 settimane aveva foto di Vanessa che incontrava Blake Morrison in hotel, ristoranti, nel suo loft in centro. Non cercavano nemmeno di nascondersi. Probabilmente pensavano che fossi troppo stupido o troppo occupato per accorgermene. Il rapporto dell'investigatrice confermò quello che sospettavo. Vanessa vedeva Blake da quasi 6 mesi. Si erano incontrati a una conferenza di settore e apparentemente avevano deciso di essere anime gemelle o qualunque termine usino per giustificare la distruzione del proprio matrimonio. Blake stava divorziando dalla sua seconda moglie. E secondo le fonti di Rachel, aveva promesso a Vanessa un posto nella sua azienda non appena fosse stata libera da me. Ma ecco la cosa sulle persone come Blake Morrison.
Non arrivano in cima essendo gentili o mantenendo le promesse. Ci arrivano usando le persone e scartandole quando non servono più. Tenni tutto per me. Continuai a fare la vita matrimoniale normale mentre mi preparavo all'inevitabile. Spostai soldi su conti che Vanessa non conosceva. Aggiornai il testamento. Feci copie di tutti i documenti finanziari e dei registri matrimoniali. Cominciai persino a guardare appartamenti, posti dove andare quando tutto fosse finalmente crollato. La festa di compleanno doveva essere la mia occasione per uscire. Avevo pianificato di restare fino a cena, fare un'apparizione per i suoi amici e parenti, poi dirle in privato il giorno dopo che volevo il divorzio. Pulito, semplice, dignitoso. Ma quando mi disse di spostarmi fuori dall'inquadratura della foto, quando mi umiliò davanti a 50 persone solo per mantenere la sua estetica perfetta, qualcosa cambiò. Capii che non le dovevo dignità, non le dovevo una conversazione privata o un'uscita elegante. Aveva trasformato il nostro matrimonio in uno spettacolo pubblico. Lo avrei chiuso allo stesso modo. La mattina dopo mi svegliai sul divano del mio ufficio. Il collo era rigido, il vestito spiegazzato, e il telefono aveva 73 chiamate perse. La maggior parte da Vanessa, alcune dalle sue amiche, qualcuna da sua madre, che avevo sempre sospettato non mi amasse molto. Ignorai tutto e chiamai il mio avvocato. David, sono Carter Reynolds. Devo chiedere il divorzio oggi. David se l'aspettava. Ne avevamo parlato 3 mesi prima, quando avevo cominciato a prepararmi. Avrò i documenti pronti per mezzogiorno. Vuoi che glieli consegni io o lo fai tu? Falli recapitare al suo ufficio alle 2. Assicurati che la sua assistente sia presente come testimone. Se Vanessa voleva dramma pubblico, glielo avrei dato. Passai la mattina in palestra, poi andai dal barbiere, comprai 3 completi nuovi e mi trasferii nell'appartamento arredato che avevo affittato 2 settimane prima, tramite una società creata dal mio avvocato. Quando i documenti del divorzio furono consegnati all'ufficio di Vanessa, ero già sistemato nel mio nuovo posto con un bourbon in mano e 0 rimpianti. Il telefono esplose intorno alle 2:30, ma avevo già bloccato il numero di Vanessa. Le chiamate arrivavano da numeri sconosciuti, che ignorai anch'essi. Finalmente, verso le 6 di sera, chiamò Lauren. Carter, che diavolo sta succedendo? Ho chiesto il divorzio. Semplice. Per quello che è successo alla festa, non intendeva così. Era solo stressata perché tutto fosse perfetto. Lauren, ti dico una cosa perché sei sempre stata gentile con me. Vanessa ha una relazione con Blake Morrison da 6 mesi. Aveva già deciso di lasciarmi. La questione della foto ha solo accelerato i tempi. Silenzio. Come fai a sapere di Blake? Lo sapevi? Sospettavo che fosse cambiata ultimamente. Segreta, ma Lauren, non avevo prove. E non volevo intromettermi nel tuo matrimonio solo per un sospetto. Lo apprezzo. Ma ora ho le prove. Foto, documenti finanziari, tutto quello che serve. Cosa farai? Divorzio, proteggo i miei beni e vado avanti con la mia vita. Lauren sospirò. Lei combatterà. Lo sai. Lasciala combattere. Perderà. Dopo aver chiuso con Lauren, versai un altro bourbon e aprii il rapporto dell'investigatrice sul mio portatile. 200 pagine di documenti, foto di Vanessa e Blake in ristoranti, hotel, nel suo loft, registri di messaggi che Rachel aveva ottenuto con metodi che non volli sapere. Transazioni finanziarie che dimostravano che Blake pagava le sedute dal parrucchiere di Vanessa, il suo nuovo guardaroba, persino il fotografo per la festa di compleanno. Quel dettaglio mi fece ridere. Avevo pagato io la location, il cibo, l'alcol, ma Blake aveva pagato Trevor per catturare il momento estetico perfetto di Vanessa. Il momento in cui mi umiliò davanti a 50 persone per apparire migliore ai suoi occhi. Il divorzio procedette veloce una volta che presentai la domanda. Vanessa cercò di contestare il patto prematrimoniale, sostenendo che l'aveva firmato sotto costrizione 13 anni prima,
che l'avevo spinta a tenere le finanze separate perché non mi fidavo di lei. Il mio avvocato demolì quell'argomento in 15 minuti durante la prima mediazione. Signora Reynolds, disse David con voce calma ma ferma. Lei era rappresentata dal suo avvocato quando ha firmato questo patto. Ha negoziato diverse clausole a suo favore. Non c'è stata alcuna costrizione. L'avvocato di Vanessa, una tigre di nome Patricia Vance, specializzata in divorzi con grandi patrimoni, provò un'altra strada. La mia cliente merita un risarcimento per 13 anni di lavoro emotivo, per aver sostenuto la carriera del signor Reynolds sacrificando la propria. Casi come questo mi fanno quasi ridere. Vanessa si era sempre concentrata più sulla sua carriera che sulla mia, ma David era pronto anche per questo. La signora Reynolds ha una relazione extraconiugale con Blake Morrison, CEO di Morrison Digital, da circa 6 mesi. David fece scivolare una cartellina sul tavolo. Questi sono foto e documenti finanziari che provano la loro relazione. Il signor Reynolds è stato più che paziente riguardo all'infedeltà di sua moglie. Il volto di Vanessa divenne bianco. Patricia aprì la cartellina, sfogliò le prime pagine, poi la richiuse in fretta. Dobbiamo fare una pausa, disse. Durante l'intervallo, aspettai nella sala riunioni di David mentre lui gestiva altre chiamate. 30 minuti dopo tornò con una notizia. Vogliono un accordo. Vanessa tiene la casa e la sua macchina. Tu tieni tutto il resto. Niente assegno di mantenimento, separazione pulita. E l'amante? Blake. Sa che lei sta ancora cercando di prendere i miei soldi? David sorrise. In realtà ho qualche informazione su Morrison che potrebbe interessarti. Non sta divorziando dalla seconda moglie. Si sono riconciliati 2 mesi fa. Lo guardai incredulo. Cosa? Blake Morrison e sua moglie hanno rinnovato i voti a Napa il mese scorso. Cerimonia molto privata. Ho una fonte nella sua azienda che lo ha confermato. Quindi Vanessa stava dormendo con un uomo sposato che resta sposato con un'altra. Sembra proprio così. Tutto tornava. Blake stava usando Vanessa come lei aveva cercato di usare me. Probabilmente le aveva promesso tutto quello che voleva senza mai avere intenzione di mantenere. E ora stava per perdere il matrimonio, il suo sostentamento e il suo amante tutto insieme. Di che accetto l'accordo, dissi. Ma ho una condizione in più. Quale? Vanessa deve annunciare sui social che ci stiamo separando per la sua infedeltà. Onestà totale, niente giri di parole, nessuna storia di compassione, solo la verità. David alzò un sopracciglio. È insolito. Lo è anche essere mandati fuori dall'inquadratura perché la tua faccia rovina l'estetica. Fece la chiamata. L'avvocato di Vanessa oppose resistenza, ma David fu fermo. O Vanessa accetta tutto o andiamo in tribunale, dove dettagli ancora più imbarazzanti diventeranno pubblici. Lei accettò. 3 giorni dopo Vanessa pubblicò una dichiarazione su Instagram. Nessun filtro, nessuna immagine studiata, solo testo su sfondo bianco. Carter ed io ci stiamo separando. È tutta colpa mia. Ho avuto una relazione e ho tradito l'uomo che è stato solo buono con me per 13 anni. Ho scelto il mio ego invece del nostro matrimonio, e ora ne pago le conseguenze. Spero che altri possano imparare dai miei errori. Il post ricevette più di 1000 commenti prima che lei li disattivasse, ma gli screenshot avevano già fatto il giro dei social di Denver. Il marchio accuratamente costruito di Vanessa distrutto in un solo momento di onestà. Lore mi scrisse più tardi quel giorno. Ci voleva coraggio a farlo, ma era la cosa giusta. Come sta? Non bene. Blake l'ha tagliata fuori del tutto quando sua moglie ha scoperto. Probabilmente perderà anche il lavoro. L'agenzia non vuole drammi. Sentii un brivido di qualcosa. Non proprio soddisfazione, non proprio compassione, solo un riconoscimento che le azioni hanno conseguenze. Dille che spero riesca a rimettersi in piedi, dissi. Lo farai. Farò cosa? Rimetterti in piedi. Andare avanti.
Essere felice. Pensai a quella domanda mentre guardavo il mio nuovo appartamento. Non era grande come la casa che condividevo con Vanessa. I mobili erano provvisori. Le pareti spoglie. E non avevo nessuna delle opere d'arte costose che lei aveva voluto comprare negli anni. Ma era mio. Completamente mio. Nessuna recita, nessuna estetica, nessun tentativo di essere qualcuno che non ero solo per entrare nella sua immagine perfetta. Sì, dissi a Lauren. Credo proprio di sì. 6 mesi dopo che il divorzio fu ufficiale, incontrai Vanessa in un bar del centro. Sembrava diversa, invecchiata in qualche modo, stanca. I capelli non erano più acconciati come prima, e indossava jeans e maglione invece dei soliti abiti firmati. Carter, disse quando mi vide, possiamo parlare. Ci sedemmo a un tavolo in un angolo. Vanessa ordinò un caffè nero. Niente bevande elaborate con latte alternativo specifico e doppie dosi. Solo caffè. Volevo scusarmi, iniziò, per tutto. La festa, la relazione, il modo in cui ti ho trattato. Ok, basta così. Solo l'ok. Scrollai le spalle. Cosa vuoi che ti dica, Vanessa? È finita. Siamo divorziati. Tu vai avanti. Io vado avanti. Sei felice? In realtà sì. E tu? Rise amaramente. No. Blake non risponde alle mie chiamate. Ho perso il lavoro. Vivo con mia madre perché non posso permettermi la casa da sola e ho dovuto venderla. I miei follower sui social sono calati del 70% dopo quel post che mi hai fatto scrivere. Non ti ho fatto scrivere niente. Era la condizione per un accordo pulito. Tu l'hai accettata. Lo so. Strinse la tazza di caffè tra le mani. Vorrei solo poter tornare indietro e fare le cose diversamente. Tutti lo vorremmo, ma non si può. Dobbiamo solo convivere con le scelte che abbiamo fatto. Mi odi? Pensai a quella domanda. La odiavo? No. L'odio richiede interesse, e io avevo smesso di interessarmi a Vanessa la notte in cui mi aveva detto di uscire dalla foto. Non ti odio, dissi infine. Non provo più niente per te. Volevi che fossi invisibile. Ora lo sono. Almeno per te. Gli occhi di Vanessa si riempirono di lacrime, ma non la confortai. Non era più mio compito. Finì il caffè, le augurai il meglio e me ne andai. Fuori, il sole di Denver splendeva. La primavera stava diventando estate, e le montagne in lontananza sembravano nitide e vicine. Avevo un incontro con un potenziale cliente tra un'ora, una cena con qualcuno che avevo conosciuto tramite Nathan quella sera, e 0 rimpianti per aver lasciato quella foto. A volte la decisione migliore che puoi prendere è uscire dall'inquadratura e continuare a camminare. Rifiutare di essere invisibile nella tua vita, capire che se qualcuno ti tratta come se rovinassi la sua estetica, il problema non sei tu. Sono loro. Mi chiamo Carter Reynolds e ho imparato che il mio valore non si misura da come appaio nella foto di qualcun altro. Si misura da come mi sento quando sto in piedi da solo. E in questo momento, mi sento dannatamente bene. Se questa storia ti ha colpito, se qualcuno ti ha mai fatto sentire invisibile o inadeguato pur dovendo amarti, voglio che tu sappia una cosa. Meriti di meglio. Meriti qualcuno che ti voglia in ogni foto, che non ti faccia mai dubitare del tuo valore, che ti veda come essenziale e non come opzionale. Grazie per aver guardato. Non dimenticare di iscriverti per altre storie di persone che hanno trovato il coraggio di allontanarsi da situazioni che non le servivano più. Lascia un commento qui sotto raccontando un momento in cui hai scelto te stesso invece delle aspettative altrui. E premi il like, perché meriti di essere visto. Fino alla prossima volta, ricorda, se qualcuno ti dice di uscire dall'inquadratura, forse è proprio il momento di uscire completamente dalla sua vita.